Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben ritrovati, un nuovo episodio del vostro podcast preferito. Torniamo come tutte le settimane, insomma, a qualche giorno di distanza da una settimana all'altra, mettiamola così, insomma, visto che il tempo è un po' relativo, ma le puntate sono lì, quindi ve le prendete, ve le ascoltate, ve le guardate se le guardate su YouTube. Come sempre, a proposito di YouTube, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di cliccare sulla campanella, di iscrivervi al podcast che state ascoltando, che so, su una piattaforma tipo Spotify o tipo Apple Podcast, eccetera, eccetera. E poi, se volete, insomma, cercate Una vita da lontano e ci trovate su tutti i social, su Patreon, per esempio, ma anche su Instagram, su Dateci i Twitter, soldi. eccetera, 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 eccetera. Questa settimana parliamo della vita nel profondo est, insomma, nel Far East, mettiamola così, ma anche della vita, insomma, di frontiera, come diceva qualcuno poco fa fuori onda, e insieme a me, come sempre, felici come Amber e Johnny dopo la sentenza del processo, Emiliano Pilotti e Piero Carlucci. Non mi spoilerate niente che ancora non so Ah nulla. no? Buonasera a Ah no? tutti. No, non dire nulla, devo ancora scoprire. Io ho visto solo il recap, la prima puntata ancora non la vedo, per cui non mi dite ma là niente. ci sono una serie di stagioni. Buonasera anche da parte mia, buongiorno, buonanotte, buon mattino, ben alzati, bella per tutti. Ciao ragazzi, bella zi, e come si direbbe anche a Roma. E come sempre, bando le ciance, ciancio le bande, dopo tutto il pappardellone di Raffaele e questo meraviglioso saluto mio, la sigla. Ciao. Oh, ciao a tutti da Emiliano, ciao Raffaele, ciao Piero. Allora, salutiamo subito il nostro ospite, togliamoci il dente in positivo, lo salutiamo subito perché è un nostro caro amico. Ciao Valerio. Ciao ragazzi. Ci senti? Ben rivisti. Io vi sento benissimo, allora, voi? Abbiamo un... Ah, sì, no, pensavo che ci fosse un leggero delay, come dicono quelli bravi. Allora, ve lo presentiamo subito perché è un nostro caro amico, perché ci fa piacere passare un po' di tempo con lui dopo tanto tempo che non ci vediamo, e poi perché è un ospite particolare. Adesso vi spieghiamo il perché. Nel frattempo, questa è la nostra 75esima puntata, Valerio è il nostro 73esimo ospite. Neanche lì. Dovrebbe essere, se non sbaglio, se non lo pronuncio male, a Muggia, giusto? Muggia, esatto. Muggia, che è vicino Trieste. Accorpiamo tutto, diciamo Trieste, che non se ne parla più. Diciamo praticamente, Ecco. Aspetta che lo cerco sulla mappa, così lo faccio vedere a quelli che ci i nostri ascoltatori si chiederanno: ma perché voi che intervistate, comunque nel vostro podcast ospitate sempre persone che vivono all'estero, questa settimana ci proponete un italiano che vive in Italia, quindi non c'è nemmeno il fatto dello straniero che vive in Italia. In realtà perché tu vivi in una situazione di assoluto confine e di prossimità con un altro paese europeo al nostro confine, che è là? Slovenia. A me lo stai a chiedere? Sì. Mi metti il voto? Poi? Dai, non lo stava chiedendo a me per mettermi in difficoltà. Però... Valerio, intanto diciamo che tu vieni... detto qual è, però. No, l'ha detto lui, ha detto la Slovenia. Benissimo. Ho detto io, dai, l'ho tolto dall'imbarazzo. Allora, lo diciamo ai nostri ascoltatori, Valerio è un nostro amico, è originario come noi dell'Abruzzo, della nostra città, quindi sei teramano, e per partire in questa chiacchierata, come al solito, ti chiediamo come ci sei finito da quelle parti, come è stata la tua partenza dalla città natale. Diciamo che prima di arrivare a Trieste ho fatto per 3 anni tappa Urbino, dove studiavo all'università, e poi mi sono trasferito a Trieste per continuare gli studi qui a Trieste per una specializzazione particolare che era psicologia sperimentale. Ora qui a Trieste, l'Università di Trieste era frequentata maggiormente da ragazzi che venivano dal Friuli o dal Veneto, per cui nei weekend mi trovo
abbastanza solo, e da lì ho iniziato insomma a conoscere un po' di persone residenti a Trieste, insomma, abitanti triestini, e quindi è iniziata un po' la mia integrazione proprio nella città di Trieste. Ecco, quindi adesso parli con un accento triestino, come possiamo... Non lo so. Sentite un accento triestino? Quanto sei fluente nel giuliano? Ah, no, niente. No. Niente. Diciamo che non lo parlo, so la grammatica. Ah, ok. Non lo parlo. No, guarda, non lo parlo perché mi ricordo sempre quando in vacanza a Tortoreto c'erano gli amici di Milano, a Torino, che provavano a parlare l'abruzzese ed erano ridicoli. Quindi non lo parlo, però ogni tanto scrivo messaggi in triestino. Figo. Ai miei amici triestini. Tipo cosa? un messaggio in triestino? Non so, tipo scrivo i messaggi, li scrivo in triestino, ecco, non... Una cosa è senza tipo parlare. del primo messaggio che ricevetti in Inghilterra da un inglese, che era C staccato U staccato L8R staccato M8. Io lo guardo e dico, che cazzo? Ok. E poi era, see you later, mate. Non ti ha scritto Rebus 35? Una cosa del genere. Da lì ho imparato che i text, come li chiamano loro, possono essere veramente indecifrati. In geroglifico sono più semplici. Ho un'altra domanda, diciamo così, delle nostre tipiche, rientra nel nostro discorso tipico, è: tu adesso ti sei stabilito lì, quella è casa tua, sei integrato perfettamente, c'è un lavoro, la tua vita è lì sostanzialmente. A un certo punto ti sarà scattata quel momento in cui ti sei detto: ma questa è casa mia, io vivo qui adesso. E il momento in cui diciamo l'espatrio, anche se in un'altra regione, è diventato conclamato e definitivo. È stata una cosa, la migrazione interna. Esatto, che Sì, ti ha sì, ho fatto capito. click, oppure te ne sei accorto Oppure solo ha fatto gradualmente dopo? No, credo che sia stata poi l'evoluzione naturale di un processo così lento e graduale, no? Nel senso che quando ero all'università poi avevo sempre l'idea poi di tornare in Abruzzo, eccetera. Poi ho fatto il servizio civile qui, servizio civile, obiettore di coscienza, non so come si chiamava una volta, obiettore di coscienza, credo. E dopodiché ho iniziato a lavorare, quindi forse da quando ho iniziato a lavorare forse è iniziato più questo processo di come dire, di iniziare a vedermi un po' di insediamento, praticamente. Di insediamento, sì. E il punto preciso, cioè il momento preciso non lo so, un momento preciso non saprei dirtelo, forse quando aspettavo il primo figlio, che ormai era proprio, cioè era un po' difficile ripensare tutto e ricominciare da un'altra parte. Sì. Forse quello è stato proprio detto, beh, ormai. Stiamo facendo. Sì, scusa Piero, vai, continua. No, era semplicemente un fatti in due conti, alla fine potrei anche rimanere qui. Ecco, già che ci siamo. O scappare in Messico. Ti do un paio di indirizzi se sei a caso. La tua compagna o il tuo significant one, come si dice a queste parti, quindi è di lì o è di giù? È di su o di giù? È Triestina. Ok, quindi Triestina della zona est. Quindi è Triestina. Esatto. Vabbè, detta questa me ne vado. Proprio farista. No, bella quella. Sostanzialmente noi stiamo facendo un parallelismo tra diciamo così, il tuo spostamento interno in Italia, dall'Italia comune a centinaia di migliaia, milioni di persone in tutta la storia, con quello invece dello spostamento all'estero, molto più frequente negli ultimi anni, quello in Europa,
visto, diciamo così, meno drammaticamente che una volta, una roba un po' più di normalità. Però il posto dove ti sei trasferito e dove stai vivendo comunque è un posto particolare, perché è sul confine e ci sono delle relazioni strette con un paese straniero. Diciamo che Trieste è proprio una storia sua particolare, Sì, no? È proprio in un punto ha vissuto una storia che cioè considerarla prettamente italiana è anche forse un po' difficile, nel senso che ci sono stati tanti, c'è stata sotto l'impero austro-ungarico, è stata contesa poi dopo la seconda guerra mondiale, durante, insomma, Sì. c'è stato un bel via vai di stati, insomma, che Beh, è stato controllo. come città è stata un porto franco gestito dagli alleati dopo la fine della seconda guerra mondiale, se non ricordo male, per 6 anni. Esatto, in realtà sì, in realtà c'è anche adesso qui a Trieste c'è il TLT, che è il Territorio Libero di Trieste, che è un movimento che sostiene che il trattato di Osimo manca la firma, per cui in realtà sarebbe ancora Portofranco, eccetera, eccetera. Ci manca il famoso bollo, quello del tabaccaio. Esatto, il bollo da 16 euro. Ecco, un po' come la cima del Monte Bianco, che pare che sia in Francia e non in Italia. Questo non lo sapevo. Questa è un'altra Sì. storia di quelle che, secondo un trattato di quel pezzo di montagna che è stato ceduto dai proprietari al governo francese, risulterebbe che quindi è in Francia e non in Italia. Quindi, però Ecco, vedi. una storia molto simile. Qualcosa del genere. Beh, comunque poi alla fine se veniste a Trieste vi accorgereste subito della differenza, anche architettonica, che c'è tra Trieste e le altre città italiane, dove magari gli stili sono più o meno quelli, Romanico, mi viene altro, qui c'è proprio barocco, non mi viene altro. rococò, quelli là, quelli belli, quelli belli, che a Trieste invece no, un po' a Trieste, che no, a Milano se c'è un po' così di gotico, no, a Trieste si sente il nord Europa, no? Ci sono questi edifici grandi, proprio enormi. Ho abitato in un appartamento in centro storico dove la letteratura era tipo 200 metri quadri, soffitti alti 4 metri, le scale, era roba per entrarci dentro a cavallo, no? Ero nel borgo teresiano, no? Minchia, volevo dire parbleu, sì. in francese. In tedesco? Parbleu. Quindi sì, voglio dire, si vede proprio architettonicamente una grossa differenza, no? Poi a parte le parti nuove, diciamo, nel centro storico si nota un po', no? Non sembra tanto di essere in Italia, effettivamente. Senti, ma rispetto l'unico probabilmente forse il vantaggio più semplice del migrare internamente è che in teoria parliamo la stessa lingua, però in realtà, diciamocelo, in Italia è più una teoria che una pratica. Com'è la situazione a Trieste? Perché io ricordo l'ultima volta che sono stato a Udine, erano ancora gli anni 90, ci ho impiegato 22 minuti a capire in che territorio mi trovassi. Poi mi sono ricordato, oggi è vero, in Italia parliamo prima dialetto poi italiano, quindi insomma da lì mi sono rifrancato. Poi a Udine ti sei cuccato il friulano, che insomma è proprio una lingua duro riconosciuta, sì, ma proprio una lingua riconosciuta, insomma, per cui è abbastanza difficile comprenderla, devo dire. A parte qualcosina, insomma, intuisci, però è abbastanza difficile. Ma a Trieste c'è il triestino e c'è l'italiano. Non so, forse da noi in Abruzzo sono un po' più, come dire, fusi, no? Sì. Magari si parla in italiano con qualche espressione delle... Non è molto... Piazza Unità. Sì. La piazza sul mare più grande d'Europa. Vero. Un po' di pubblicità.
E qui invece proprio cioè, l'italiano e il dialetto sono proprio distinti, no? Tant'è che il triestino, quando mi sente parlare italiano, quando sente qualcuno parlare in italiano, dice ah, quello parla in lingua, no? Per dire in italiano. Bellissimo! Ma è bellissimo questa cosa, parla in lingua. Sì. Così. Oddio, c'è da dire che C'è la stessa... queste... Scusa. No, c'è questa espressione qua ti fa un po'... Oh, guarda... Snoccio la storia. Nel frattempo, se ci state guardando su YouTube, mi dispiace che quelli ci ascoltano solo in audio. Sto facendo vedere delle foto di Trieste, insomma. Sta facendo il momento mi sono dimenticato, vabbè, il rotocalco che c'era sulla Rai quando eravamo piccoli, l'almanacco Linea del verde. giorno dopo. Ecco. Che ti faceva vedere anche il momento con le cartoline. Raffaele ha tirato fuori questo ricordo di infanzia. Tra l'altro, siete nati negli ultimi 20 anni, non so, lasciate perdere. Ecco, nella penultima serie di Gomorra, Ciro Di Marzio a un certo punto va anche a Trieste e ci sono delle bellissime immagini di Trieste, quindi non l'ho visto. Anche lì. Dicevamo? No, invece allora, no, ecco. Dicevamo, no, se posso risottolineare, che sostanzialmente noi stiamo parlando con te di Trieste, del tuo trasferimento, allo stesso modo con cui abbiamo fatto nelle altre 70 e passa puntate con invece i nostri ospiti che si sono trasferiti all'estero, sostanzialmente nello stesso modo, è esattamente la stessa procedura, forse più vicina, meno complicata, meno difficile, ma dipende poi sempre dalle storie personali. Ti è mai venuto in mente di dirti ma io mo me ne torno giù? C'è stato un momento di sconforto, comunque di difficoltà per la situazione in cui ti trovavi? No, non per un momento di sconforto, ma diciamo ogni tanto, soprattutto negli ultimi anni, adesso con l'età che avanza, un po' più di nostalgia ce l'ho ogni tanto, no? Poi magari quando torno giù mi ricordo del tempo che scorre più rilassato, dei tempi più soft, dico, ah, cavolo, che bello che è. Con tutto che Trieste non è che sia questa gran città caotica, ecco, no? Però insomma comunque un po' più rapida, ecco. Cioè, quindi questo sì, no, non è legato a momenti particolari, no? Poi magari mi vedo in pensione a Fattoreto, anche d'inverno. Ecco, sì, e questa è una cosa comune a un sacco di espatriati, e l'abbiamo già sentita, quindi per il momento solo le vacanze, quindi sostanzialmente, e manco tutte, diciamo. No, adesso in genere d'estate riesco a tornare per un paio di settimane, ecco. Però in genere hai aperto secondo me una finestra invece interessante quando hai detto che Trieste rispetto a Teramo è più veloce, nel senso che noi espatriati all'estero insomma abbiamo sempre questo paragone tra l'Italia e il resto del mondo, in cui le cose funzionano più o meno bene, insomma, per alcune cose molto meglio, per altre così. E magari da persona che ha vissuto in un'altra città, un paio di città italiane, però insomma non ho mai notato questa differenza tra la Teramo, l'Abruzzo e il nord, mettiamola così. Tu invece trovi che ci sia proprio un'efficienza diversa, mettiamola così? Ma allora, Trieste intanto in Friuli, dai friulani, che benché sia il Friuli Venezia Giulia, vogliono che sia una regione unita, bla bla bla, friulani e giuliani tendono abbastanza come dire esatto, a non amarsi, a far notare le differenze, no? Per cui diciamo che il Friuli è molto più industrioso, insomma c'è una mentalità del lavoro molto, con tutto che poi nei weekend loro quando si prendono il loro tempo se lo prendono tranquillamente, insomma, no? Certo. Però hanno questa mentalità del lavoro molto radicata.
E Trieste è chiamata la Napoli del nord Italia. Che sì, diciamo che rispetto al sud è più veloce come vita, nel senso che non come efficienza, intendevo proprio come stile di vita, ma perché una città magari rispetto a Teramo è più grande, non è grandissima, però sono sui 200.000 abitanti, insomma, e devi essere veloce a cercare parcheggio. E... per cui questo sì, però il Triestino non è che sia proprio tutto questo grande indaffarato, no? Che abbia tutta questa voglia di essere veloce e produttivo nel suo lavoro, mediamente. Poi insomma ci sono l'eccezione, differenze, no? Una cosa all'inizio, quando sono venuto qua, era una cosa che mi ha colpito, come andavo nei negozi, che c'hai la brugola e c'ha visto 100 lire stellata, no, e quindi ok. No, cioè fine, la risposta era questa, cioè non proponeva un'alternativa. No, ecco, magari ero abituato, cioè, se tu vai in un negozio X a Teramo, c'è questo, no, però guarda, c'è questo, no, oppure va là, no, parla un minimo di più, cioè, poi no, poi ci sono qui ovviamente i meme divertenti sulle risposte tipiche del commerciante triestino, che no, non abbiamo, provi in Friuli, così, no? E quindi c'è anche sta cosa qua. Per cui non è... Poi è chiaro che ci sono casi e casi, no? Non è che... questo è il confine, diciamo, il confine interno, quello proprio coi cugini, il confine desiderato, anche se non c'è, lo facciamo perché lo dobbiamo fare, è un fattore culturale nostro, ognuno ha qualcuno oltre un confine, no? Fino ad avere alcune città in cui anche fra quartieri, ma anche fra singoli palazzi, no? Si va oltre. Questa è diciamo è l'eredità dell'età dei comuni, mentre c'è un vero confine che ormai è un confine, per modo non di è dire, più un confine, non ormai, è più sì. Formalmente è un confine, c'è però, un confine, sì, però sostanzialmente siamo nella stessa unione complessiva di nazioni, e abbracciamoci tanto. ma anche questo è un concetto culturale di differenza. Ci saranno sicuramente molti rapporti con la Slovenia, e è una situazione in cui idee, persone, luoghi, cose si mischiano nomi e e hanno città. rapporti. No, Sì, mi viene in mente il gioco. lo dico così per far ridere, sì. No, ti dicevo che non è più un confine per me, perché avendo vissuto il confine come era prima che entrasse una comunità europea come adesso è proprio volando, nel senso, prima c'era un confine tra due stati, per cui finanzieri dal nostro lato e polizia slovena dall'altro lato, documenti, bla bla bla, e tutte queste belle cose. Potevi comprare una stecca di sigarette, fare benzina quanto volevi, tot chili, no, mi pare che no, tot chili di carne era ancora all'epoca, no? C'è anche una canzone di Lorenzo Pilat che gli eroi lì, se la sentite perché è divertente. Raffaele, trova la poi magari andavi, la canzone finanziere si chiama. Ok. Per cui ecco, cioè, magari passavi, cioè ti andavi di là, ti prendevi le sigarette che costavano meno, ti compravi 2 stecche e una imboscata sotto il sedile. Cioè, la finanza ti fermava e ti chiedeva qualcosa da dichiarare, capito? Cioè non era proprio... Adesso, per questo ti dico che ormai non è più un confine, adesso passi, vai di là, c'è la... vai di là e c'è... vai di là e vengono di qua, cioè... vengono di qua, ma anche prima venivano di qua. No, ma in generale è un rapporto a due quando si tratta di una cosa del genere. Tu nel tempo hai notato che questo essere appunto di confine, vicino a un altro paese,
con la possibilità di avere rapporti continui e contigui con gli sloveni, se nel tempo qualcosa è cambiato dopo che il confine vero e proprio, quello con le sbarre, è stato tolto, oppure ancora, diciamo, arranca come rapporto, come unione? Ma guarda, qui diciamo che tra sloveni e triestini c'è una sorta di amore, non so, amore e odio, nel senso che comunque il triestino va a comprarsi le sigarette fuori, va a fare benzina fuori in Slovenia, va a pranzo fuori, perché fuori intendo in Slovenia, a pranzo fuori in Slovenia perché conviene, bla bla, tutta una serie di cose, no? Però si portano ancora comunque dietro, sempre, soprattutto chi di una certa parte, gli strascichi ancora della guerra mondiale, insomma, no? Cosa è cambiato? Io mi ricordo quando ero qui all'inizio, c'era una parte di italiani che andava a comprare carne, sigarette, grappe, eccetera in Slovenia, e tanti sloveni che invece venivano con i pullman pieni, facevano proprio i pullman per venire a fare shopping a Trieste, compravano vestiti maggiormente. Questo perché immagino perché i vestiti, il prezzo dei vestiti fosse più conveniente a Trieste, ma venivano proprio pullman 4-5. Io abitavo vicino alla stazione, sempre quella casa lì, abitavo vicino alla stazione delle Corriere, perché vedevo, si fermavano la mattina 4-5 autobus pieni di queste donne, soprattutto. Non era shopping. No, dicevo wow, nel senso mica pochi, 4-5 pullman su 200 persone, insomma. Esatto. Quindi erano come dei viaggi organizzati, no? Cioè, partivano da non so da dove di preciso, a Trieste, scendevano in questa stazione e si sparpagliavano nella città comprando roba, no? E che teneva anche abbastanza su l'economia triestina. L'unica cosa di comparabile, un fattore indifferente, ecco. L'unica cosa incomparabile che ho visto erano le ragazze giapponesi venire da Londra a Roma il giorno dell'inizio dei saldi, e lo sapevano qual era. Atterravano la mattina a Ciampino, svuotavano tutto quello che potevano di Roma, roba costosissima, e ripartivano con l'ultimo aereo della sera per Londra, che era alle 10:20. Bravo, questo è più o meno la stessa cosa, solo a un livello un po' più alto. A un livello giapponese pure te, insomma. A un livello più moderno. A un livello più moderno, visto che sostanzialmente adesso si trovano le stesse cose dappertutto, in tutto il mondo, forse anche quello un po'. È un unico mercato, potremmo stare a raccontarci cose, a fare dei ragionamenti su dove costano meno appunto i saldi, eccetera eccetera, però sostanzialmente stiamo andando verso un unicum, sia di mercato e anche proprio di abitudini, venendo, non dico dal sud, ma insomma molto più a sud, no? che quella zona. Non vorrei stato il confine nord del sud, non vorrei che quelli del sud poi se la prendono con me, perché voi non siete del sud, a tutti quelli, perché ogni cugino ha bisogno di litigare con un altro cugino. Tutti quelli che mi hanno detto che non sono del sud, ho ricordato loro che è caduta ben prima Napoli di Civitella del Tronco. Ecco, no, io invece sono convinto di questo fatto, che quando siamo a casa non ci sentiamo del sud, quindi se qualcuno di Milano ci chiede di dove siamo, diciamo noi siamo del centro perché siamo abruzzesi. Invece all'estero ci sentiamo molto più del sud, Milano, perché ovviamente ci sentiamo molto più vicini a quelli del sud Europa che a quelli del nord. Sì, poi dipende. Se tu dici che cambia la prospettiva, sì, ma poi dipende da come si comportano gli altri italiani intorno a noi all'estero, perché se tu c'hai qualunque si siano dei caciaroni di qualunque parte d'Italia, tu dici ma no, io sono di un'altra parte. Io anzi fai finta anche di non essere italiano, giri l'angolo o così.
Sono stato tra quegli schifosi, ho risposto in inglese più volte a Londra agli italiani, pur di non parlare in italiano. Visto il bordello che stavano facendo. Hai rinnegato la tua nazionalità. Vabbè, guarda, Vale, io purtroppo da londinese ho imparato a odiare i turisti in maniera profonda, ma proprio, cioè, per me il turista dovrebbe avere un bersaglio tatuato sulla schiena e tu vai in giro e guadagni punti ad abbatterlo. Anch'io odio i turisti che vengono qui adesso. Oh, che turisti sono? Sono cazzo ce ne devo guardare? Sono italiani, sono sloveni, sono principalmente europei. Che turisti sono? Sono curioso di sapere che tipo di incroci culturali ci possono essere perché in una venire città. a Trieste da lontano rispetto, che ne so, anche uno che viene da Milano, insomma, è abbastanza lontano. Sono 5 ore, sì, sono 5 ore di macchinina, insomma, da Milano, sono 500 km circa. Ma guarda, ovviamente gli sloveni che vengono a Trieste non è che vengono per turismo, insomma, neanche croati, hanno magari parenti o vengono per lavoro anche. Noi sono tanti che lavorano in Italia e risiedono in Slovenia, anche tanti italiani che risiedono in Slovenia vengono e lavorano comunque in Italia, per cui diciamo che dai confini non è che vengono molti turisti. Turismo qui a Trieste ci sono tedeschi, soprattutto più che Trieste, soprattutto nella zona verso Grado, Monfalcone. Tanti tedeschi, tanti di Milano che hanno la casa al mare magari a Grado. Fa ridere però. No, vabbè, o di qua, cioè, o di qua o di là, o di qua o in Liguria, scegli. Esatto. La Liguria è un po' più vicina, dai. Oddio. Sì. Vabbè, quando puoi scegliere, anche se c'è mezz'ora di differenza, anche un'ora, se hai scelto un lato un mare, hai scelto. Sì, dai, un mare. Milano è abbastanza al centro, poi è abbastanza così, dai. Ci sarebbero un sacco di spunti per far partire delle potenziali discussioni proprio su chi siamo noi, su che significa essere italiani e Italia, no? Qui con tutte queste spiegazioni potrebbe essere interessante. Non lo faremo, perché prima vi dobbiamo ricordare che state ascoltando Una vita da lontano, che ci potete cercare su tutti i social, basta insomma scrivere Una vita da lontano su Google, su Yahoo, su Altavista o su Virgilio, se esiste ancora, e troverete le nostre belle facce nelle nostre pagine social. Ma almeno di Bing, che anche esiste. Ecco. Iscrivetevi al canale YouTube dal quale state guardando questo video, o soprattutto iscrivetevi al canale podcast dal quale state ascoltando le nostre voci, le nostre parole. Che c'hai da ridere? Posso navigare con Netscape mentre fanno queste ricerche? C'è un bellissimo profilo su Twitter che si chiama Explorer, Internet Explorer, dove praticamente le battute che vengono fatte sono tutte di 10 anni fa. Quindi se succede una cosa adesso la battuta è riferita a 10 anni fa. Ok. Quindi cercatelo, perché un'ultima cosa, ma il podcast lo posso scaricare da Napster? Secondo me sì, perché secondo me siccome l'ho infilato dappertutto, quindi potrebbe essere che c'è anche qualche file di Napster in condivisione. Capisco, ancora vivo. Visto siamo ritornati Alta Vista. Napster. Allora io mi l'avevo sentito. È resuscitato Napster. Adesso l'ultima volta che ho visto il mio aggregator che ci distribuisce pezzi, mi ha proposto Napster come piattaforma dove distribuire. Io ho detto sì. Perché dobbiamo anche parlare Metallica l'hanno fatto fallire, perché infatti per la gioia di Lars lo metto. Dobbiamo anche parlare del fatto che tu sei anche un musicista adesso. Prima di andare, insomma, possiamo dire il lavoro che andrai a fare tra qualche settimana? E poi dopo dico un'altra cosa. Sì. Aiuto, la temo. Fra 20 giugno
prendo servizio, senti anche la parola tecnica, in comune a Trieste. Ok, a fare che cosa? Inizio a infiltrarmi nella burocrazia triestina, Ok, a fare l'impiegato. ecco, l'impiegato del comune. Ecco, questa è la... L'impiegato del comune. Però... Quando arriverà fisso. quando arriverà il triestino a chiederti qualcosa, gli dirai: signora, come sta? Beh, certo. Esatto. Ecco, a parte questo, quando Signora, eravamo poi giovani... firmò Questa la capiscono solo tra il Tordino e il Vezzola, l'ultima battuta. Allora, invece volevo dire che insomma adesso andrei a fare l'impiegato del comune, ma invece quando eravamo giovani e andavamo al liceo, voglio ricordare a chi ci ascolta che tu suonavi in una band metal, forse? Sì, che si chiamava punk, che si chiamava i Cerumi Verdi. Quindi voglio dire, il salto dai Cerumi Verdi punk rock al comune di Trieste è molto lungo, però c'è stato, nel senso... una miliarda di chilometri. C'è stato un salto di anni, un salto di chilometri, ma è soprattutto una tecnica per infiltrarsi all'interno del sistema e sabotarlo. Tutto torna. I componenti della tua band adesso ti stanno mandando dei messaggi: finalmente ce l'abbiamo fatta adesso. Sì. Tra l'altro al grido di ora inizia la fase 2. Esatto. Quindi abbiamo detto il lavoro che andrai a fare, diciamo anche il lavoro che hai fatto e che stai facendo finora. Finora ho fatto praticamente per 20 anni l'educatore in vari servizi per una cooperativa sociale, spaziando dalla disabilità ai minori, sia sul territorio che in strutture residenziali, asilo nido. Sono stato maestro di asilo nido, ma vi rendete conto? Cioè. Hai portato la chitarra all'asilo? Ho portato la chitarra all'asilo. Vedi. Quindi hai applicato la didattica stile Jack Black? Qualcosa del genere. Cantavo i pirati ballano sul ponte delle navi, ma va bene. Mi sono tirato fuori anche Baby Shark con la chitarra, penso. Cioè tu stai facendo del profilo di Internet Explorer nel frattempo? Sì, nel frattempo. La capisco. Insomma, giusto per qualche... Okay. Ora capisco come fai a tirare fuori ancora Alta Vista. Va bene. Va bene. No, ok. Dopo... Adesso sto lavorando... Sì. Adesso tra l'altro sto lavorando in una comunità che accoglie minori stranieri non accompagnati, per cui il tema della migrazione poi e adesso è proprio il mio, no? In questo momento, per cui sì. E certo, è anche un momento particolare in generale, e per i minori non accompagnati è sempre per loro un momento particolare, difficile, complicato, e c'è bisogno di strutture, persone, di attenzione, esatto, e non solo quando succedono delle cose gravi, ma nella normalità, e questo forse è un po' quello che ci manca come paese. Questa è una sottolineatura seria, sì, no, vabbè, un po' troppo per noi. Diciamo che in Italia insomma sono comunque abbastanza tutelati dai racconti che riceviamo di quelli che passano per la rotta balcanica, insomma tutto il viaggio non è proprio rose e fiori. Ecco, quando arrivano in Italia possono tirare un sospiro di sollievo, devo dire. Ecco, ma che poi che succede a questi minori quando diventano maggiorenni? Nel senso, possono rimanere in Italia oppure anche per loro c'è un problema dell'espulsione? No, allora dunque, quando arrivano in Italia possono fare richiesta del permesso di soggiorno per minori. Ok. Poi ci sono altre opzioni, possono chiedere protezione internazionale, asilo politico per vari motivi. Ci sono altri tipi di affidamento, se hanno un parente che può prendersi cura di lui, possono essere affidati anche a qualcuno che dimostra di essere un parente che possa mantenerlo, perché sono vari percorsi. E diciamo che la prima cosa da fare, insomma, è il permesso di soggiorno che fanno, no? Per cui c'è quello per minore età che gli viene dato proprio appunto in virtù del loro stato di minori, che devono confermare poi, no?
e deve essere convertito poi al momento del compimento della maggiore età, e questo prevede che venga fatta una richiesta venga richiesto il parere del ministero, per cui si prende un po' tutta la storia del percorso che il minore ha fatto in Italia. Il percorso si è fatto percorsi di integrazione, quindi corsi di lingua italiana, professionali, magari relazioni dalle varie comunità dove è stato, per vedere un po' come è stato il comportamento, che vengono inviati al ministero, e sulla base di queste relazioni, insomma, il ministero emette il suo parere, che può essere negativo o positivo. In caso di il parere positivo, il permesso di soggiorno viene convertito e ha un permesso di soggiorno, può cercare lavoro, eccetera. Altrimenti no, suppongo che continuerà a vivere da clandestino, non credo che venga preso. Ok. Penso di dire ciao, te ne devi andare, ma no, poi te lo prendono e lo portano via. Ok, no, era interessante sapere, insomma, perché soprattutto come diceva Emiliano, adesso se ne parla, insomma, un po' di più per le famose vicende, ma insomma è un problema che c'è sempre, quindi è interessante sapere, insomma, anche un altro tipo di migrazione come va a finire. Sì, e purtroppo il numero di minori non accompagnati che arrivano ogni anno, non solo in Italia ma in Europa, ogni anno aumenta sempre costantemente, anche se non raggiunge dei picchi o delle situazioni, diciamo così, da farci dichiarare un'emergenza, ma comunque è un trend costante, perché zone di provenienza appunto di richiedenti asilo sono sempre più calde, più complicate, eccetera eccetera. Come dire, è un caso, ma in realtà secondo me non proprio, che stiamo parlando con te di questo argomento anche in maniera molto semplice, appunto, come quattro amici al pub, se avete, non al bar, non al bar, al pub. Io pensavo fosse a citazioni paoliana. No, se volete approfondire, ovviamente non siamo noi il canale giusto, ci sono tantissime associazioni, gruppi, situazioni informative ufficiali, giornali e quant'altro, per approfondire questo problema, che comunque è molto considerato, e c'è moltissima gente in Italia che se ne occupa, diciamo così, quindi non siamo noi che possiamo dare informazioni o comunque una visione alta. Ma anche qui ci sarebbe una domanda seria, cioè noi esattamente su che cosa potremmo aiutare la gente che ma un po' su tutto, voglio dire, un po' su tutto, ma allora tu per esempio puoi dare qualcosa della tua esperienza personale, no? Bocca al lupo a quelli che me la chiedono, allora. Ecco, un'esperienza diretta di un giramondo che ha cambiato lavoro, ha cambiato paesi per dei motivi diversi, non di necessità. Per esempio, questa sera a Valerio abbiamo chiesto un po' di cose per fare un parallelismo tra un percorso di espatrio in Europa, che è la cosa più semplice, magari non in Australia dall'altra parte del mondo, ma invece di andare, che ne so, in Germania, appunto in Irlanda, lui è andato a Trieste. Quindi non è un percorso tanto differente. Ce l'ho quasi fatta, mi mancano 3 chilometri. E quindi Senti, ma a proposito, com'è che si finito la città il cui aeroporto è il nome più bello in assoluto di tutta Italia? Che si chiama? La località dell'aeroporto di Trieste è Ronchi dei Legionari. Ronchi dei Legionari, sì. Bellissimo, è meraviglioso. Sì? È rotondo quando lo dici. È rotondo. Beh, ma qua in Friuli, ma cosa sono in Friuli c'è Codroipo, che è ancora più bello. Cosa sono? Quella è quasi una religione più che un paese.
Qui potremmo andare in una deriva di battute di spirito di patate molto molto semplice. E perché non lo facciamo? No, non lo facciamo perché io da prima... Ma Raffaele vive in Irlanda, se non conosce lui lo spirito di patate... Ecco. Ma loro non ci fanno la vodka con le patate, loro fanno il whisky con altro. No, attenzione, fermo lì che adesso te lo dice. C'è un prodotto che si chiama Pochin, che è illegale, che è praticamente l'alcolico fatto con le patate. Ma solo con le patate? Fatto in casa. Con le patate, fatto in casa. Allora, solo con le patate non lo fanno nemmeno veramente dove si fa la vodka. Ed è una roba cosa oscena, voglio dire, buonissima. Che la leggenda dice che se ti ci ubriachi, praticamente la mattina dopo, anche quando bevi l'acqua, ti risale la sbornia. Per quanto alcol c'è. E io l'ho provato, c'era credo una bottiglia, non so, mio suocero me l'ha fatto provare, ed è una roba che il petrolio è più buono, nel senso che però capisco insomma, prima di questa deviazione io volevo aprire una parentesi su diciamo così sull'educazione dei figli multiculturale, diciamo così, no? Un posto di confine, un genitore di giù, un genitore di su, in una situazione, no, in cui c'è un paese straniero a fianco, no? Ecco, che viene fuori. I tuoi figli ti prendono in giro per il tuo accento, come mia figlia comincia a fare adesso per il mio accento italiano quando parla in inglese, o no? Fosse solo quello. Volevo dire, scusa. No. Io gli sto insegnando un po' di abruzzese e loro apprezzano. Per cui sì, poi vabbè, a parte quando siamo in vacanza, però magari ogni tanto con loro utilizzo qualche espressione un po' così abruzzese per rafforzare il concetto, per instillare nei geni, ecco. No, la domanda è cosa cambia, com'è la situazione qua? Ma no, niente, in realtà qui si fa al solito, si fa parenting come al solito, solo che qui hanno il vantaggio, almeno i ragazzi, volendo, di frequentare magari scuole slovene, anche se in realtà là sono c'è un po' questa chiusura della comunità slovena a Trieste, perché non sono proprio ben contenti. Una curiosità, ma c'è una scuola, non dico bilingue, ma una scuola ammischiata, come si direbbe al mio quartiere, anche solo un caso di un test, un tentativo, una prova di unire questi due sistemi scolastici con appunto bilinguismo insegnato da piccoli? Ma guarda, qui sin dall'asilo ci sono gli asili nido, soprattutto nei comuni più di confine, quindi sto parlando magari di San Dorligo, che è proprio confine, tutti i piccoli comuni che corrono lungo il confine, insomma, no, loro sono comunque abitati da abitanti della, come si dice? Non mi viene la parola. Comunità? Comunità della comunità minoranza slovena. Ah, ok. Rappresentanti della minoranza slovena, per cui ci tengono molto, no? Ad avere anche sin dall'asilo le loro sezioni dove si parla sloveno, perché gli insegnanti vengono anche scelti, gli educatori vengono anche scelti con questo criterio qui. Adesso un paio di mesi fa ho fatto qualche sostituzione in un nido dove formalmente le sezioni, c'erano una sezione slovena e una sezione italiana, quindi sì, esistono, questo in asilo esistono, formalmente sono separate, in realtà poi i bambini sono abbastanza così mischiati, poi durante il pranzo non è che sono ai bambini dei confini non gliene frega assolutamente niente, questo no, ecco, magari fanno
magari fanno l'attività che poi all'asilo nido si riduce a un'ora e mezza, 2 la mattina, e fanno separate, nel senso che i bambini sloveni fanno, che ne so, la lettura con l'educatore che gli legge storia in sloveno, sono contenti, e viceversa i bambini italiani la storia in italiano. Però insomma mi è capitato magari che chiedevo le cose ai bambini lì, magari facevo delle domande e loro mi rispondevano in sloveno. E tu, ora sì, grazie. E io, ok. Sì, questa è una cosa che Raffaele conosce molto bene. Sì. Con l'inglese. Lo sloveno? No, con l'inglese. Tra un po', da quando comincerò a parlare irlandese, saremo proprio finiti completamente. Comunque, per fare un passo indietro sulla battuta, Raffaele, in realtà tua figlia non ti prende in giro per il tuo accento italiano in inglese, ma per il tuo accento abruzzese in inglese. Adesso mi taccio per non rovinare l'amicizia. Ti tacci per sempre. Sì, mi taccio per non rovinare un'amicizia decennale con un altro ragazzo della comunità italiana in Irlanda. Ecco. Adesso diciamo che siamo arrivati verso la fine. Siamo arrivati verso la fine. Valerio, colpi. Allora, intanto, mentre Piero prepara le domande delle 100 pistole, le cose che ci dimentichiamo sempre, una domanda sulle domande. C'è qualcosa che ti potevamo chiedere e non ti abbiamo chiesto, che tu pensavi che noi... Tipo il nome della band con cui suoni avremmo adesso, chiesto. così la cerco su YouTube e lo usiamo come sonora. Così facciamo... La cerca su Napster. Bravo. Però quello vecchio. No, su Tidal che paga di più, ben 2 millesimi. E questa è una. Oh, raga. E questa era una domanda. Però non abbiamo detto qual era la risposta. No, se c'è una risposta, no, non ha un nome. Non ha un nome la band. Ah, la band, sì, no, pensavo alla domanda che mi aspettavo, non mi ero era ancora la tua domanda, Emiliano. Grazie. Alla meta domanda. Almeno ce n'è uno che l'ha seguito in questa trasmissione. Di solito non succede. Sì, vabbè, insomma, mi parla. Sì. La band si chiama Six Sided. Come un dado. Una roba di dadi. Un tipo sta cosa è perché gli è venuta il chitarrista prima che io entrassi a far parte della band. Loro facevano le prove a grado in una sala prove esagonale. Per cui è venuta fuori sta roba qua. Dopo gli è venuto il flash di Saturno che c'ha un polo di forma esagonale, no? E quindi gli è venuto sto flash qua, insomma abbiamo sti esagoni che ci girano tra le palle per colpa di sta roba qua. Poi quindi suonate a ogni festival dei Saturnali. Scusate, anche questa non la sono dovuta tenere. Allora, interessante, però praticamente come frequenza siamo più o meno là. Allora, Valerio, se vuoi dire qualcosa, vuoi dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, in quanto espatriato interno, ma in realtà espatriato da casa, qualche consiglio in base alla tua esperienza, su chi sta pensando di andare via, di fare un'esperienza fuori, se hai qualcosa da consigliare o da dire. Ma no, in particolare no, perché in realtà mi è venuto, diciamo, un po', è stata una cosa, non è stata una cosa proprio pensata, tipo adesso prendo e parto, è stata una cosa un po' così, quasi improvvisata in realtà, perché quando sono venuto a Trieste non conoscevo nessuno, per cui non so che consiglio dare. Ecco, se vi spostate in una città nuova e non conoscete nessuno, non vi preoccupate, ce la farete. Hai detto una cosa da poco, anzi, cioè quello è uno dei più grandi ostacoli di chi si sposta, a dire il vero. Sì, all'inizio magari uno si può sentire un po' così, no? Però poi pian pianino attrai le persone che ti somigliano, sì, no? Questa cosa un po' esoterica. Bene o male, insomma, ti attrai, no? Per cui, insomma, non è una cosa complicata alla fine, secondo me. Poi dopo dipende uno come è un po' introverso.
Però sentirselo dire comunque appunto ascoltarlo da qualcuno che ha un'esperienza e l'ha vissuto è diverso da immaginarselo, pensarlo, no? Allora Piero, Adesso io non sì. Non so voi com'è andata a voi quando siete espatriati. È andata un po' come dici tu, che alla fine insomma si risolve tutto, a parte il rimpatrio, nel senso che io dico sempre che l'espatrio è stato molto più facile di quando mi sono trasferito a Como e lavoravo a Lugano. Quindi è molto più semplice vivere in Irlanda che vivere a Lugano, quindi quello dico sempre io, però insomma, per il resto penso anche Piero, che ha cambiato anche molto più di tutti noi altri, insomma. Ah beh sì, Piero è irrintracciabile. In realtà mi fece questa battuta anni fa la consultant di risorse umane scozzese della prima azienda. Sembrava Manuel Fantoni quando ha cominciato a dire questo aneddoto, no? Mi fece questa battuta. E che mi disse: ma te sei italiano, lavori a Gibilterra, vivi in Spagna e c'hai un conto corrente irlandese, ma se uno ti dovesse cercare come fai? Non è un problema mio. Bisogna urlare molto molto forte. Piero. Allora noi sostanzialmente siamo arrivati alla fine. Se Piero ha una domanda definitiva in sottofondo la musica del Six Sided, adesso ve la butto. 3 ne hai, quindi falle adesso. Quanto dura una canzone dei Six Sided? 3 minuti? 6, scusa. Non credo. 6 minuti minimo. Dovrebbe durare esattamente 7 minuti e 06, perché è 666. Ecco. Ce l'abbiamo. Quindi mentre state ascoltando, quale canzone stanno ascoltando? Valerio, mettiamoci proprio così. Io non sento nulla. No, appunto, ma adesso in post-produzione poi ce la mettiamo. Magie della televisione e della radio. Adesso tu lo stiamo facendo né l'una né l'altra, ti svelo questa, Raffaele, né l'una né l'altra stiamo facendo. Tu di un titolo, poi ci dai la traccia e noi lo rimontiamo sotto, no? Quindi ah, ok, non so, cosa volete? Che ne so. Non ne so i titoli. Siete consiglio. Va bene, insomma, state ascoltando in sottofondo una canzone di Sided. Sì, poi in descrizione. No, siccome abbiamo tirato l'album fuori 2 anni fa, no, 3. Ormai praticamente quei pezzi non sono più, non mi ricordo tutti. Aspetta, c'era Disposable Heroes. Mi piace. Come? Mi piace. Disposable Heroes. Ah, ok. Ok, stai fai lo spelling adesso, Heroes. Ok, a posto. No, c'è il correttore automatico. Ok, beh, chiedevo. Quindi, qual è la domanda, Piero? La domanda seria, però preciuta dalle 2 facete. E la prima è: ma hai provato a ritornare giù ogni tanto facendoti portare via dal vento? Questa era quella veramente bella. Va bene. Sei mai andato in vacanza a Bora Bora, ma questa era l'altra. Purtroppo no. No, vero? No, è Bora Bora che viene da me. Che viene da te ogni tanto, certo. La seconda domanda faceta me la sono dimenticata, invece quella seria è: quanto c'è rimasto in realtà a Trieste? C'è austriaca e comunque di lingua tedesca, visto che il confine naturale chiaramente è con la Slovenia, ma secoli di storia sono stati in connessione con gli Asburgo, sì. Alla fine, insomma, era il porto più grande. Sì, era il porto dell'Austria. Certo. Penso forse l'unico. No. Sì, era anche il porto militare, tra l'altro, quindi. Ecco, esattamente. Guarda, adesso, come ti dicevo, nell'architettura si vede molto. Nella lingua non tanto, il dialetto triestino è abbastanza simile al veneto. E ti dirò che c'è qualche parola nel dialetto sì, può arrivare, ma arriva un po' sia dal tedesco che dallo sloveno che dal croato. No, te lo chiedevo perché mi stupì qualche anno fa quando, parlando con dei ragazzi cechi di Praga, non nel senso, e mi dicevano che ancora la generazione precedente alla loro, quindi più o meno la nostra,
gli si insegnava un minimo di tedesco in modo tale da poter riconoscere la lingua del nemico, che comunque insomma erano passati 60 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Era un concetto che mi ha fatto un po' rabbrividire, quindi mi chiedevo se ci fosse qualcosa del genere lì su. Mi sono ricordato un'altra domanda stupida. Diciamo, forse nella cucina è rimasta un po' anche la tradizione Gli schnitzel? Abbastanza... Schnitzel? Non quello, però le salsicce sono fatte un po' su quel tiro nord europeo, c'è un piatto tipico triestino che è la Iota, tra l'altro Trieste è una città di mare, per cui non è proprio triestina, cioè, si vede abbastanza radice, e ci sono, è fatta con fagioli, salsicce, cavolo cappuccio. No, buonissima, però ecco, non è un piatto tipico che ti puoi aspettare in una città di mare, no? È un po' montanaro come piatto. E appunto l'ultima domanda, l'ultima in assoluto, che era proprio quella stupida, e ti rivedremo a Tortoreto dopo che cioè prendi l'avvio con la barcolana, la vinci e poi finisci a Tortoreto la prossima volta. No, ho fatto la barcolana una volta sola. Sono andato una volta sola a fare la barcolana, è un'edizione bellissima, senza un filo di vento. Prende il sole. È stata emozionante, no, perché non c'era neanche tanto sole. Bene. Nuvoloso. Siamo andati a bere la birra in barca praticamente, vicino alla boa della partenza. Perché no? Ho dei bellissimi selfie vicino alla boa rossa, questa boa gigante. E là siamo rimasti. Quando hanno dichiarato tutto... Oddio. Quando hanno dichiarato comunque tutto finito, siamo tornati indietro col nostro fuoribordo da 2 cavalli con la canna da pesca, sperando di beccare qualcosa. Fantastico. Però la barcolana è bella. Certo. È un bel evento, Già, mi piacerebbe molto farla un giorno, chissà. Fatti invitare. Ci vuole un amico Porta con la barca. birra, come vedi. Ci vuole un amico con la ci barca. vuole intanto la barca a vela. Ecco. Io tra l'altro il mio ruolo nella barca a vela era la zavorra. Nemmeno 2 scimmie ti hanno fatto caso. No. Avrei dovuto, perché chiaramente erano fermi là, spostarmi da un lato all'altro della barca. Nel caso di una bolina aggressiva, va bene, esatto. Niente. Ma no, niente. Controvento proprio no, perché il vento non c'è. Ma no, niente. Proprio... Va bene. Nulla. Siamo arrivati alla fine. Allora io comincio per primo a salutarti e a ringraziarti di essere stato con noi in questa puntata. Grazie Valerio. Tu segnatelo da qualche parte, il nostro 73esimo ospite. Questa è stata la nostra 75esima puntata, la 19esima della terza stagione. 73. Se vi piace la serialità moderna, e quindi grazie ancora della partecipazione. Sono il primo che saluta e lascio agli altri i doveri del caso. Va bene, vado per secondo a salutare Valerio, grazie infinite. Grazie a voi ragazzi. Un'ora che è volata, poi a me personalmente mi sono piegato da ridere più di una volta, quindi figuriamoci. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori dell'unico podcast che fa 3 stagioni in 2 anni. Ecco, sulle note di Disposable Heroes dei Six Sided vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di iscrivervi al podcast che state ascoltando cliccando su iscriviti, di cercarci su tutti i social e insomma cliccare su like, cliccare su follow, insomma fare tutte quelle cose che si fanno in questo caso, magari andare su Patreon e aderire alle nostre Patreon e aderire alle nostre campagne. E per il resto è stato un piacere come sempre. Ci vediamo la prossima settimana con un altro ospite da un'altra parte del mondo e insomma vediamo dove andremo a finire questa volta. Dove andremo a finire? Ciao ragazzi. Sì. Io vi ringrazio anche. Ciao. Ciao.